Pereira era cattolico, o almeno in quel momento si sentiva cattolico, un buon cattolico, ma in una cosa non riusciva a credere, nella risurrezione della carne. Nell'anima sì, certo, perché era sicuro di avere un'anima, ma tutta la sua carne, quella ciccia che circondava la sua anima, ebbene quella no, quella non sarebbe tornata a risorgere. E poi perché? Si chiedeva Pereira. Tutto quell'ardo che lo accompagnava quotidianamente, il sudore, l'affanno a salire le scale, perché dovevano risorgere? No. Non voleva più tutto questo in un'altra vita, per l'eternità, Pereira, e non voleva credere nella resurrezione della carne. Cari lettori, benvenuti a questo nuovo appuntamento con i libri. Oggi parleremo di Sostiene Pereira, di Antonio Tabucchi. Nato a Pisa nel 1943 e morto a Lisbona nel 2012, è stato un docente di letteratura e lingua portoghese all'Università di Siena. Grande conoscitore e traduttore di Pessoa. I suoi libri sono stati tradotti in moltissime lingue, alcuni persino in giapponese. Moltissimi riconoscimenti internazionali, come quello di Cavaliere delle Arti e delle Lettere in Francia. La prima edizione di Sostiene Pereira esce nel 1994 e nello stesso anno vince i premi Campiello e di Viareggio. L'anno successivo esce nelle sale cinematografiche il film omonimo, con un magistrale Marcello Mastroianni nei panni di Pereira, purtroppo l'ultimo film prodotto in Italia con quest'attore. Il romanzo è ambientato a Lisbona nell'estate del 1938, durante il regime dittatoriale di Salazar, con la vicina Spagna immersa in una sanguinosa guerra civile e col pianeta nell'incubazione di una seconda guerra mondiale. Davanti al portone c'erano i mercati rionali e la Guardia Nazionale Repubblicana vi stazionava con 2 camionette. Pereira sapeva che i mercati erano in agitazione perché il giorno prima in Alentejo la polizia aveva ucciso un carrettiere che riforniva i mercati e che era socialista. Per questo la Guardia Nazionale Repubblicana stazionava davanti ai cancelli dei mercati. Ma il Lisboa non aveva avuto il coraggio di dare la notizia, o meglio, il vice direttore, perché il direttore era in ferie, stava a Busacco a godersi il fresco e le terme. E chi poteva avere il coraggio di dare una notizia del genere, che un carrettiere socialista era stato massacrato nell'Alentejo col suo barroccio e aveva cosparso di sangue tutti i suoi meloni? Nessuno, perché il paese taceva, non poteva fare altro che tacere. E intanto la gente moriva e la polizia la faceva da padrona. Pereira cominciò a sudare perché pensò di nuovo alla morte e pensò: questa città puzza di morte, tutta l'Europa puzza di morte. Il protagonista è il dottor Pereira, un veterano giornalista di cronaca nera che viene messo a capo di una nuova rubrica culturale del Lisboa, un quotidiano locale. Uomo obeso con problemi di salute, vedovo e con una vita rutinaria, non interessato alla politica ma infastidito dalla crescente ingerenza del regime nella vita culturale del paese. Sceglie di assumere un giovane neolaureato di origine italiana per collaborare con lui nella rubrica, in particolare per la stesura di coccodrilli, e cioè necrologi di scrittori ancora in vita per averli pronti nell'eventualità della scomparsa. Questo crea subito delle incomprensioni fra lui e il ragazzo, che gli propone personaggi scomodi, contrari alle idee del regime e per lui improponibili al giornale.
Sostiene Pereira che sul momento si pentì di esporsi così tanto, di rischiare col direttore per lasciare via libera a quel giovanotto che non conosceva e che gli aveva candidamente confessato di aver copiato la sua tesi di laurea. Per un attimo si sentì intrappolato, capì che si era messo in una situazione stupida con le sue stesse mani. Ma per fortuna Monteiro Rossi riprese la conversazione e cominciò a parlare di Bernanos, che apparentemente conosceva assai bene. E poi disse: Bernanos è un uomo coraggioso, non ha paura di parlare di sotterranei della sua anima. E a quella parola anima Pereira si sentì riavere. Sostiene fu come se un balsamo lo avesse sollevato da una malattia e così chiese un po' stupidamente: lei crede nella risurrezione della carne? Non ci ho mai pensato, rispose Monteiro Rossi, non è un problema che mi interessa. Le assicuro che non è un problema che mi interessa. Potrei venire domani in redazione, le potrei anche fare un necrologio anticipato di Bernanos, ma francamente preferirei un elogio funebre di Garcia Lorca. Nonostante Pereira sia un uomo disincantato, che vuole evitare complicazioni e conflitti, che si rifugia nella sua vita tranquilla e ormai senza sorprese, l'incontro casuale con 3 personaggi, il giovane Monteiro Rossi, la sua fidanzata Marta e il dottor Cardoso, della clinica talassoterapica che lo prende in cura, sostenitore di una strana teoria, faranno germinare in lui una nuova consapevolezza, l'idea che un cambiamento di vita è ancora possibile, che un nuovo io egemone sta forse nascendo in lui. Poi un evento traumatico deciderà le sorti. Il dottor Cardoso fece una piccola pausa e poi continuò. Quella che viene chiamata la norma o il nostro essere o la normalità è solo un risultato, non una premessa, e dipende dal controllo di un io egemone che si è imposto nella confederazione delle nostre anime. Nel caso che sorga un altro io più forte, più potente, codesto io spodesta l'io egemone e ne prende il posto, passando a dirigere la corte delle anime, meglio la confederazione, e la preminenza si mantiene fino a quando non viene spodestato a sua volta da un altro io egemone per un attacco diretto o per una paziente erosione. Forse, concluse il dottor Cardoso, dopo una paziente erosione c'è un dio egemone che sta prendendo la testa della confederazione delle sue anime, dottor Pereira, e lei non può farci nulla, può solo eventualmente assecondarlo. Ho fatto un po' fatica ad ingranare con la lettura, come d'altronde mi capita coi libri di Tabucchi. Ma poi, come non farsi ammaliare dall'atmosfera di una Lisbona anni 40, purtroppo già in balia della dittatura di Salazar, dall'intelligente bonarietà del dottor Pereira, combattuto fra la sua voglia di quieto vivere e la consapevolezza di dover apportare il suo contributo alla dissidenza. Il dottor Cardoso insistette nel pagare il pranzo e Pereira accettò di buon grado, sostiene, perché con quelle 2 banconote che aveva dato a Marta la sera prima il suo portafoglio era rimasto piuttosto sguarnito. Il dottor Cardoso si alzò e lo salutò. A presto, dottor Pereira, disse. Spero di rivederla in Francia o in un altro paese del vasto mondo e mi raccomando, dia spazio al suo nuovo io egemone, lo lasci essere, ha bisogno di nascere, ha bisogno di affermarsi. Pereira si alzò e lo salutò, lo guardò allontanarsi e sentì una grande nostalgia, come se quel commiato fosse irrimediabile. Pensò alla settimana passata alla clinica talassoterapica di Parede, alle sue conversazioni con il dottor Cardoso, alla sua solitudine. E quando il dottor Cardoso uscì dalla porta e scomparve nella strada, lui si sentì solo, veramente solo, e pensò che quando si è veramente soli è il momento di misurarsi con il proprio io egemone che vuole imporsi sulle coorti delle anime. Ma anche se pensò così, non si sentì rassicurato, sentì invece una grande nostalgia. Di cosa non saprebbe dirlo, ma era una grande nostalgia di una vita passata e di una vita futura, sostiene Pereira. E naturalmente vi lascio con una citazione ad hoc. È difficile avere una convinzione precisa quando si parla delle ragioni del cuore, sostiene Pereira.